Probabilmente state sentendo anche il BD 380 che frulla, sta arrivando a 20 A, il voltaggio sta rapidamente scendendo, vediamo i valori delle celle che scendono, ma sicuramente è molto più indicativo vederlo qui tramite il grafico. Su una batteria da 6400 mAh, indicare 140C equivale effettivamente a 900 A in scarica teorica. Un po' tantino? Ma questi dati che vediamo sulle nostre batterie, ci dobbiamo fare affidamento. Intanto proviamo a misurarla e vediamo cosa salta fuori. Ne abbiamo già parlato, questa è la batteria Rapid LI HV di Turnigi che ci ha mandato Hobby King. Oggi la testeremo, capiremo effettivamente se i valori che vengono dichiarati qui sopra hanno un senso. Secondo voi? Per fare questo tipo di analisi utilizzeremo due strumenti: un caricatore SkyRC D200 Neo Plus, che effettivamente è uno dei caricatori che utilizzo sempre, abbinato a lui BD 380 Plus, un sistema di scarica batterie e di analisi per capire effettivamente un po' di cosette in più delle nostre batterie. Sì, abbiamo la fortuna di poterli collegare e tramite il software di SkyRC capire un po' di cosette, ma non vi voglio buttare lì troppa carne al fuoco, tutto subito. Con il D200 Neo che cosa ci facciamo? Carichiamo, scarichiamo, leggiamo la resistenza interna delle celle, possiamo ciclare e ovviamente possiamo anche loggare che cosa sta succedendo. Lui è lo strumento che ci dirà che cosa sta succedendo dentro la nostra batteria. Il BD 380 Plus non ha bisogno di corrente di rete, ve lo faccio vedere. Non c'è alcun tipo di collegamento, questa porta USB-C in realtà serve per i dati e per collegarlo al software di SkyRC. È sufficiente quindi collegarlo tramite il cavo XT60 per alimentarlo, sì, perché dato che deve scaricare effettivamente, si alimenta proprio con la batteria che gli andremo a collegare. Quest'altra porticina che vedete qui davanti invece è il cavo data che serve per collegarlo al D200 Neo Plus. Ah, mi raccomando, se dovete collegare più cavi contemporaneamente, prima collegateli ai dispositivi elettrici e per ultima cosa andate a collegare la batteria, non si sa mai. Quindi, da che cosa partiamo? La prima cosa che voglio provare insieme a voi è, banalmente, caricare questa batteria. La attacchiamo al D200 Neo e proviamo a fare una carica completa a un C. Un current equivale effettivamente a 6,4 A perché la batteria è da 6400 mAh. Tra l'altro in passato abbiamo già fatto un video sulle batterie, non so se lo avete visto. In ogni caso vi lascio il link qui sopra. Come vi dicevo prima, oltre a utilizzare il D200 Neo e il BD 380 Plus, ci avvarremo anche del software che SkyRC fornisce e che permette di collegare questi device a un PC o a un Mac, come nel mio caso, per poter vedere anche dei bei grafichini e fare tutti i ragionamenti del caso. Tra i tanti dati che voglio vedere anche assieme a voi alla fine della nostra carica ci sarà anche i milliampere. Sì, perché alla fine dobbiamo anche capire quanta benzina ci va dentro questa batteria, anche perché in base a quello e alla base del effettivo current, diciamo così, possiamo anche andare a capire effettivamente quanto durerà nel tempo la nostra batteria e per quanto tempo potremo utilizzarla. Nel frattempo volevo farvi vedere l'effettivo setup tra i due device, perché in questo modo la batteria in realtà rimane collegata al D200 Neo Plus, però tramite questi due cavi XT60 più un cavo data si arriva al BD 380 Plus che si occupa di fare la parte di analisi e di scarica e mandare poi effettivamente tutti i dati tramite il cavo data al PC che è collegato al D200. Come volevasi dimostrare, siamo andati molto vicino ai 6000 mAh di scarica da questo punto di vista. Vi faccio vedere anche qui il risultato. È stato anche un pochino più alto, vedete le celle sono 3,34, 3,30, quindi sicuramente ci sarebbe ancora qualcosina da spremere, però devo dire che in termini di serbatoio con la cella ci siamo. Per questo tipo di risultato quindi è logico, è il paragone tra il laboratorio del produttore e un test da casa. Siamo nell'ordine comunque del 90% del dichiarato, non male. Facciamo un altro giro, stavolta 3 volte la corrente di prima, 20 A. Vediamo cosa succede, ma prima ovviamente dobbiamo caricarla. Torniamo sempre su Charge Master, come vedete qui ho settato 20 A, facciamo nuovo test e via, si parte. Probabilmente state sentendo anche il BD 380 che frulla, sta arrivando a 20 A, il voltaggio sta rapidamente scendendo,
vediamo i valori delle celle che scendono, ma sicuramente è molto più indicativo vederlo qui tramite il grafico. Il valore è leggermente droppato, ma diciamo quando si inizia a toccare le celle è normale sia in carica che in scarica. In realtà la scarica sembra abbastanza lineare, ragazzi, non sembrano esserci dei drop importanti da questo punto di vista. Ve la lascio qui accelerata in modo tale che possiate vederla tutta senza le mie chiacchiere. Al nostro primo test di scarica a 6.4 A, quindi un C, abbiamo ottenuto ben 5.936 mAh, che è circa il 93% del dichiarato sulla nostra batteria. Il grafico ci mostra una curva, possiamo dire, accettabile. Parte alta, scende graduale, poi cade deciso solo alla fine, ma questo è abbastanza normale. Se fosse stata una cella ultra premium, giusto per darvi il paragone, avremmo avuto una sorta di una linea quasi piatta, orizzontale, ma non è questo il tipo di prodotto che stiamo trattando ora. Comunque abbiamo una curva che scende gradualmente in linea retta, senza gradoni, e questo è quello che ci aspettavamo. Le celle a fine scarica hanno un delta abbastanza basso, in realtà non sono perfettamente allineate, ma niente di preoccupante. Se andiamo a vedere invece i dati che abbiamo ottenuto dalla scarica a 20 A, 17 minuti e mezzo dopo, lo avrete visto dal contatore che saliva, abbiamo ottenuto 5813 mAh. La differenza rispetto alla scarica a un C è veramente poca, circa 120 mAh, una cifra di questo tipo. Onestamente questo era il dato che non mi aspettavo di leggere, perché comunque con una resistenza di 7 milliohm mi aspettavo di perderci molto di più, quindi molto bene. Però ecco, se guardiamo il grafico della scarica a 20 A, effettivamente la tensione cala molto più rapidamente, è normale. Però qui ancora in maniera più pronunciata non c'è una zona di stabilizzazione, la scarica è abbastanza in caduta. Quindi anche se il numero finale è simile, la curva non lo è. Questa differenza appunto ci va anche a denotare effettivamente una resistenza interna alta. La batteria riesce a erogare quasi la stessa energia, ma non riesce a tenerla stabile nel tempo. Diciamo che durante l'utilizzo, già a metà della carica, magari potreste notare un leggero decadimento di quello che può essere lo spunto effettivo durante l'utilizzo. Allora, sicuramente da un punto di vista delle celle di bilanciamento, anche i delta che si presentano andando a trattare la batteria non sono così eccessivi, quindi possiamo dire che le batterie ha comunque delle celle che rimangono bilanciate. Ne abbiamo due, io in realtà ho fatto le prove sempre in parallelo, anche se ne ho fatta vedere una sola, e comunque i dati rimangono coerenti. Da un punto di vista della resistenza interna invece 7 milliohm su una batteria nuova da 6400 mAh è un po' altino. Non è assolutamente un allarme, ma ecco, questa non è nemmeno una batteria da 200 euro, ragazzi. In termini di capacità a un C l'abbiamo spremuta a 5936 mAh, mentre scaricandola a 20 A abbiamo ottenuto 5813 mAh. E qui il dato è veramente molto interessante, perché la differenza di scarica tra un C e appunto la scarica a 20 A è veramente minima dal punto di vista dell'erogazione totale. La differenza è circa il 2%, quindi questo è il dato veramente che ci può fare contenti. Il 140C dichiarato non possiamo misurarlo realmente, perché su una batteria consumer di questo tipo è abbastanza complicato farlo, ma diciamo, se andiamo un po' per deduzione rispetto a tutti gli altri dati che abbiamo tracciato, abbiamo un quadro abbastanza chiaro. La capacità dichiarata dal produttore è onesta, ragazzi. C'è poco da dire. La resistenza interna è abbastanza alta, ma è una batteria nuova. Sicuramente inizieremo a ciclarla un po' per vedere se questa resistenza anche decadrà un pochino. I numeri finali sono veramente buoni, anche se il come ci si arriva, ecco, potrebbe essere meglio. Per un utilizzo normale e per il prezzo
con cui potete acquistarla tramite hobbyking.com, secondo me è comunque un'ottima batteria. Sicuramente per un utilizzo normale, quindi al parco, bashing, per farci qualche giro abbastanza, definiamolo casual, di certo non per una finale dei mondiali, può andare benissimo. Se cercate comunque una batteria che dia una curva di scarica un po' più piatta e una resistenza interna un po' più bassa, sicuramente anche il budget che dovete sborsare dovrebbe essere un pelino più alto, ragazzi. Quindi sicuramente andremo a fare degli ulteriori cicli per capire come si comporterà la resistenza interna, se calerà un po'. Mi verrebbe da dire che maggiore sarà l'utilizzo, un minimo la resistenza dovrebbe variare, spero calare, ma vi tengo aggiornati, ragazzi. Ci facciamo un po' di cicli e vi aggiorno poi nei commenti del video. Per questo primo video di analisi super dettagliata a livello di batterie, spero di avervi portato un po' di dati utili. È il primo video che facciamo di questo tipo, ovviamente vi chiedo scusa se ho utilizzato dei termini in maniera impropria. Stiamo studiando per ovviamente riuscire a portarvi anche questo tipo di contenuti nel mondo RC. Lo abbiamo fatto nel mondo Mini 4VD su altre tipologie di tecnologie, altre tipologie di chimiche a livello di batterie, e per cui ovviamente se avete dei consigli, dei suggerimenti da questo punto di vista, anche nei test che andiamo a fare, liberissimi ragazzi, scrivetecelo qui sotto nei commenti e vediamo di integrare dalle prossime batterie. Ringraziamo comunque ancora ulteriormente Hobbyking per averci mandato questa ottima, possiamo dire ottima batteria in ambito consumer, che è un costo secondo me veramente accettabile. Non l'ho detto prima, ma comunque il vantaggio di avere i cavetti a bullet in modo tale che possono essere cambiati in maniera abbastanza rapida senza dover andare a saldare o fare cambi di altro tipo. Se vi interessa avete il link qui sotto in descrizione. Che altro dire? Addio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!